Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli. Allora, oggi parliamo di un argomento molto importante e anche abbastanza complesso, perché analizzeremo, attraverso le immagini e il suono del film Arrival, una serie di aspetti con cui spesso i compositori devono fare i conti, cioè il rapporto tra la colonna sonora e il sound design, il missaggio, il montaggio del suono, tutta una serie di aspetti importanti. Non solo quindi aspetti meramente legati al rapporto musica-immagine, ma aspetti legati a un insieme di fattori che sono musica, suono e immagine. Abbiamo deciso di analizzare una score scritta da un compositore, il compianto Johansson. Quando Fabrizio mi ha proposto la scelta di questa score, io sono rimasto un po' dubbioso. Poi me la sono andata ad ascoltare e ho detto, porca miseria, tanta roba. Tanta roba, attenzione, magari chi ha visto il film e ha letto giustamente Johansson sui titoli di coda finali, pensa che tutta la score, per quanto rimane a noi in testa, sia di Johansson. Lo è per tutta quella che è musica originale, ma le parti più legate all'emotività all'inizio e alla fine del film sono di una musica preesistente di Max Richter, On the Nature of Daylight. Sì, cosa che tra l'altro costò al povero Johansson la nomination all'Oscar, esatto. perché fu scippata la nomination con la sonora che però ebbe nomination al BAFTA, mi sembra. Sì, ecco, e poi comunque di nomination aveva avuto anche Sicario, aveva avuto, quindi le sue soddisfazioni se l'ha tolta. Ecco, però è importante che sottolineiamo una cosa, che benché la parte appunto emotiva del film sia affidata a un altro compositore, non è la parte emotiva di queste musiche l'aspetto che più ci interessa, ma al contrario ci interessa vedere come sono nate, come sono state realizzate, quali trucchi, ma soprattutto vogliamo andare ad approfondire il perché oggi un compositore dovrebbe farsi certi suoni in casa rispetto alla scelta più facile, prendere una library che ha migliaia di suoni, ascoltare, bello questo, scelgo questo, e oggi ci proviamo. E allora Vito, ma perché dobbiamo farci sti suoni in casa? Ma allora, premesso che saresti tu più titolato a rispondere di me, in realtà sono contento di rispondere io proprio per questa ragione. Dobbiamo farci questi suoni in casa, non dobbiamo accontentarci, perché il valore aggiunto che noi diamo da una cosa che non è stata presa da una library, ma che ci siamo fatti in casa, è artisticamente, intrinsecamente e dal punto di vista anche sonoro indubbiamente superiore. Ora, io so benissimo che i compositori di oggi, soprattutto quelli giovani, hanno sempre ovviamente dei grossi problemi di budget, e quindi adesso magari qualche ragazzo starà pensando sì, certo, facile star lì Buoni a fare tutti. gli artisti in studio, ma io non ho il tempo, ecco. Però non sempre queste operazioni necessariamente no, sono costose o richiedono chissà quanto tempo, giusto? Richiedono creatività. Quello e sì. la creatività, per carità, i mezzi aiutano la creatività. Chiaro, se hai tempo di stare in studio tutto il tempo che vuoi, e soprattutto se hai certo. uno studio. Certamente. Però la creatività in realtà è parte fondante anche della ricerca sonora e del proprio linguaggio legato al film, ed è qui il punto fortissimo di questo film, che andiamo subito a vedere nella prima scena dell'elicottero, dove ci si presenta una veduta aerea pazzesca, mozzafiato. Beh, il film, ricordiamolo, è di Villeneuve, uno della fase pre-blockbuster forse. Villeneuve, che io adoro, che ha lavorato sempre con Johansson, certo, anche in Sicario, creando certo. un mondo veramente originale, particolare, quel mondo che fa parte poi anche della cifra stilistica non solo del compositore, ma anche del regista. Il regista, aiutando il compositore, o quantomeno sostenendolo nella ricerca di un linguaggio preciso, specifico per il mondo del suo film, aiuta se stesso. Sì, e ricordiamo che dalla scuola, diciamo così, di Johansson è uscita il Durgunadottir, insomma, che oggi è tanto celebrata, tanto premiata, tanto apprezzata, e arriva da lì. Infatti leggerete Gudnadottir come cello player nei titoli di coda del film, ma andiamo a capire subito perché ci piace così tanto questa scena. Vediamo.
Ecco, questo film più di altri bisognerebbe ascoltarlo in cuffia, magari con una buona cuffia, per apprezzare il lavoro fatto dai sound designer oltre che dal compositore. Ecco, che lavoro è stato fatto qui? Loro stessi hanno raccontato di aver trattato la scena come se fosse una sorta di bolla onirica. La protagonista, di fronte a un evento così dirompente, come tutto il mondo, si sente estraneato, no? Da qualcosa di fuori dall'ordinario. Ecco, qui appare l'astronave e cosa sentiamo noi? Delle voci trattate. Delle voci che ci portano letteralmente nell'altro mondo. E sopra che cosa sono posizionate le voci? Su un drone. Noi sentiamo un drone, non il drone che vola con le ali, un drone sonoro, che è formato da una sovrapposizione di suoni particolari Che andremo a vedere come tra funziona poco. e come è stata utilizzata. Il mondo sonoro che noi percepiamo come ovattato in questa bolla onirica, in questo viaggio nel sogno, diventa via via che l'elicottero entra e atterra nella base, sempre più invece aperto a quelli che sono i suoni della scena. Quindi si apre il Foley, si aprono i rumori d'ambiente, si aprono i rumori dell'esercito. E quindi dalla bolla del sogno in alto, eterea, che sta vedendo qualcosa di incredibilmente fuori dall'ordinario, scendiamo sulla terra e qui sentiamo finalmente i rumori completamente aperti. Allora, in diverse puntate scorse abbiamo parlato del rapporto che c'è tra il compositore e il Foley, il rumorista. Ne abbiamo parlato in un certo senso anche quando abbiamo parlato di Blade Runner, nel fatto che Vangelis stesso aveva creato una parte del suono. Allora, qui è successa una cosa vantaggiosa per il compositore, cioè che i sound designers sono subentrati dopo che la musica era stata già scritta. Esatto. Questa cosa ha un grande vantaggio e non dico uno svantaggio, ma un piccolo problema. Allora, il vantaggio è che ovviamente le due cose non fanno a pugni, per cui in questo caso a noi capita spesso che la nostra musica possa collidere in qualche maniera col lavoro fatto dal sound designer. In questo caso non è successo perché i sound designer naturalmente si sono adattati a quello che aveva fatto Johansson, e questo è il vantaggio. Dall'altro lato può esserci un punto di domanda, perché a questo punto il confine tra la score e il sound design è molto labile e non sempre è facile capire quale contributo sia stato dato da una parte e quale contributo sia stato dato dall'altra parte, no? Esatto. Se vogliamo il risultato ottimo è non capire qual è il contributo dato da uno e quale è dato dall'altro. E quando abbiamo parlato di Niente di nuovo sul fronte occidentale, io avevo criticato, se ti ricordi, un pezzo che era un po' a metà tra il diegetico e la score. Qui il diegetico e la score spesso e volentieri si fondono, ma secondo me è tutt'altro che un difetto, anzi è veramente un valore aggiunto. E questo ti rende onore. Grazie. Infatti noi qui sentiamo un insieme sonoro che è perfettamente incollato, perfettamente omogeneo, di cui adesso vediamo sul pianoforte anche come è stato creato il famoso drone, che sentiamo questo suono costante, non definito, indefinito, ma che è stato creato a partire di qualcosa di molto definito. Andiamo a vederlo di là. Vediamo. Ed eccoci quindi pronti per registrare i pianoforti in una maniera meno tradizionale. Non proprio ortodossa, diciamo così. Cosa facciamo? Andiamo a comporre questo suono particolare che Johansson ci ha regalato di fatto nella sua colonna sonora, partendo da una nota di pianoforte, il Do più grave che abbiamo, il Do 0. Possiamo sentire che il decadimento della nota abbiamo sentito l'attacco lento, e il lento decadimento. E è quello che ci interesserà particolarmente quando andremo a manipolare il suono. Dopodiché cresciamo di un'ottava e andiamo al Do subito sopra. Dopodiché una buona quinta non la si nega a nessuno. La quinta c'è sempre nella vita. Anche noi andremo sul Sol, per poi andare sull'ottava del Do ancora più alta e qui aggiungere 3 note Mi, Sol,
si bemolle, mi, sol, si bemolle, che vanno a comporre un accordo che suona così. Che ricorda vagamente la successione degli armonici naturali, sort of. E adesso è il momento di prendere tutto quello che abbiamo registrato e andarlo a manipolare. Andiamo. E rieccoci qui sulla nostra sessione. Abbiamo registrato il nostro accordo di pianoforte. Le nostre note. Le nostre note. Allora, Johansson ha preso un nastro, ok? Ti ricordi il famoso Studer che abbiamo citato? Quello che faceva l'emulazione dello Studer storico. Ecco, ha preso un bel multitraccia e ha fatto girare il nastro all'infinito, ok? Così facendo lui ha sovrapposto le note via via che il nastro girava. Sì. Noi abbiamo registrato le note separatamente perché il nostro Cubase in questo caso ci fa da nastro infinito. Per renderlo infinito però abbiamo avuto bisogno di un piccolo aiutino, che è il plugin di delay a sua volta infinito, che infatti, come possiamo leggere dal nome, Timeless, ci suggerisce che, che senza limiti di tempo. E poi ricordo la Fab Filter che è proprio tua. Esatto. Però noi adesso ce l'abbiamo spento perché vogliamo far vedere il punto di partenza. Certo. Allora, i nostri suoni, le nostre note di pianoforte, suonate tutte insieme, suonano così. Eccolo qua. E questo è il nostro accordo, composto da tutte le note, no, che abbiamo suonato sul pianoforte, tutte insieme, come se fossero appunto tutte sovraincise sul famoso nastro che gira all'infinito, ma in questo caso con il loro attacco normale. Certo. Ecco, considerate che l'attacco è quello che dà in massima parte l'idea del timbro. Cioè, quando noi suoniamo, noi sappiamo che è un pianoforte perché sentiamo l'attacco. Se togliamo l'attacco da un suono, beh, insomma, cambia tanto. Vediamo cosa succede. Eccolo qui. Che meraviglia. E questo hai un drone già pronto per la prossima colonna sonora, se vuoi. Ma noi facciamo di più. Noi gli aggiungiamo il famoso delay a tempo quasi infinito. Dico quasi perché sennò poi dobbiamo spaccare il computer per interrompere. Perché va in... E quindi diventa così. Ecco, io questo aspetto vorrei far capire soprattutto ai giovani virgulti della composizione per immagini, che con una quantità di tempo alla fin fine abbastanza esiguo e le giuste conoscenze abbiamo creato un suono che è nostro, cioè questa roba qui è nostra, che continua mentre stiamo parlando. Esatto. Cioè, e non abbiamo preso un qualunque drone o un qualunque loop o un qualunque suono preso da una library, è una cosa nostra e non solo, ma su cui noi adesso potremmo anche cantare, come abbiamo sentito le voci. Infatti, come possiamo vedere nel video, c'è un cantante che poi filtrato, trattato, elaborato, certamente, ha dato quelle note, quei vocalizzi strani che ci portano tutto il discorso in un mondo completamente estraneo. Anche perché il significato che c'è sotto qual è? Il drone o questo tipo di sonorità ti dà l'idea di qualcosa di meccanico, di tecnologico, di, se vogliamo, di non umano. Nel momento in cui aggiungiamo la voce senti un qualcosa di vivo, non necessariamente di umano, ma di vivo. Quindi tu vedi l'astronave, non sai cosa c'è dentro, ma percepisci che dentro c'è qualcosa di vivo. Vogliamo sentire cosa succederebbe se aggiungessimo di volta in volta tutte le tracce che abbiamo registrato? Con piacere. Parte il doppio basso. L'ottava sopra. La quinta. È già qui. L'ottava ancora sopra. E questo abbiamo creato un mondo sonoro nel nostro piccolo. E anche tenere questo sviluppo, certo, ci può suggerire l'idea, no, di una costruzione, di un'apertura, no, man mano che si vanno a sommare questi rilasci della nota di pianoforte portati all'infinito,
il discorso diventa interessantissimo. E mi viene da ridere perché molte volte scherzando abbiamo detto su certe cose non fatelo a casa perché certi compositori certe cose le possono fare loro e basta. In questo caso invece fatelo a casa, fatelo, tanto sperimentate, provate, fate esperimenti e mandateci i risultati, perché siamo curiosissimi. Questo modo di rapportarsi tra regista, montatore e compositore è un qualcosa di cui abbiamo sempre suggerito l'utilità e la funzione, cioè quella di andare oltre l'utilizzo del temp track. Cioè, quando un compositore ha la fortuna di un regista che gli lascia campo libero, e quel campo libero, ragazzi, viene sfruttato per creare qualcosa di veramente, veramente particolare, non solo esteticamente, ma anche come creatività, come ingegno, come novità. Ecco, quando qualcosa di così nuovo viene usato già dall'inizio dal montatore come temp track, allora il film acquisisce una personalità e va in una direzione sua, specifica, e questo è il grandissimo vantaggio. Poter usare, dare ai montatori tutte le proprie sperimentazioni, le proprie riflessioni musicali sui mondi da ricreare, sulle scene da musicare, e tutte queste riflessioni possono andare a creare quel materiale linguistico del film, lo rendono unico e originale. Ecco, e mi raccomando un passaggio, c'era un vecchio detto che diceva: le colonne sonore non si finiscono, si consegnano. Non fatevi troppo prendere dal perfezionismo. In questa prima fase in cui c'è da dare al montatore una temp track, è importante che gli diate prima possibile, ovviamente con il risultato che per voi sia soddisfacente, ma non andate troppo a cercare il capello in questa fase. Naturalmente dovrete farlo sul prodotto finale, evidentemente, ma in questa fase prima c'è, meglio è. E qui ci troviamo anche di fronte a un qualcosa di, se vogliamo, diametralmente opposto a quello che può essere l'approccio di John Williams, no? Secondo te John Williams come avrebbe interpretato l'arrivo? Allora, l'arrivo l'avrebbe interpretato, secondo me, in maniera epica, drammatica anche necessariamente. Però ci sento dei tromboni, ci sento un tema forte che magari sarebbe stato bellissimo, però avrebbe dato un senso completamente diverso alla scena. E se dobbiamo dirla tutta, tu sai che io ho la statua 1-1 in casa, il cartonato, e ogni volta che passo mi inchino, però oggettivamente questo approccio è originale, possiamo dirlo? Sì, questo è un approccio pazzesco, ed è un approccio pazzesco che possiamo anche vedere, tornando al discorso del legame tra la musica e il sound design, quando è così omogeneo da confondersi a tal punto che non sai più dove finisce uno, dove inizia l'altra, nella presentazione, la prima presentazione degli alieni dentro la nave. Vediamo. A parte visivamente è bellissimo, non è questo che ci interessa in questa fase. L'uccellino nella gabbia, dice che tutto è a posto perché l'uccellino sta vivendo, e quindi, ma vediamo i suoni di inquietudine. Arrivano gli alieni. Ragazzi, tantissima roba. A me fa venire la pelle d'oca, cioè mi vengono i brividi ascoltandolo. Anche questa scena sicuramente Williams l'avrebbe interpretata in maniera completamente diversa, però non vogliamo mica dire che non sia efficace. No, ragazzi, porca poi miseria. devo essere sincero, proprio sentito in un cinema, certo, con un impianto pazzesco. Te lo senti nella schiena, lungo la schiena. L'effetto è micidiale, ed è un effetto che noi possiamo vedere con questo portato. Come viene ottenuto questo suono? Archi, ottoni, belli grassi, certo. E elettronica. Sì, io quello che ho trovato straordinario di questo suono è che è un suono diverso ovviamente da quello che noi normalmente ascoltiamo, e quindi dà veramente l'idea di un altro mondo, di un qualcosa che viene da un altro mondo, di qualcosa che noi non conosciamo, di qualcosa di nuovo. E capite che nel cinema, nella musica da film, nella fattispecie, fare un qualcosa di originale, adesso non voglio dire di nuovo, ma di originale non è proprio che succeda tutti i giorni. E soprattutto, se vogliamo, siamo ormai anche
abituati, sovralimentati con i Vram, i suoni dello shock inteso come sorpresa. Maestro Zimmer, mi dissocio. No, ma io sono un amante dello Vram. No, hai assolutamente ragione. Nella grammatica sonora oggi, riuscire ad avere un elemento così innovativo che giochi sul fattore sorpresa a livello sonoro è tanta roba. Altro che se lo è. Quindi riuscire a farmi drizzare i capelli con un materiale, se vogliamo, comunque convenzionale, che può essere convenzionale. Questa è la cosa straordinaria, cioè alla fin fine è l'intuizione che supera il budget. Lascia stare che il budget ce l'aveva, questo è un altro discorso, ma lui, se avesse avuto un decimo, un centesimo del budget, avrebbe applicato lo stesso principio. L'intelligenza e l'intuizione non seguono il budget. Lo puoi fare anche in casa con un cucchiaino attaccato alla grattugia, con mezzi più piccoli, ma l'intuizione è quella e l'invenzione è potentissima, e questo distingue un compositore grande da un compositore mediocre, cioè la capacità di inventare. Ecco, attenzione a non cadere nel luogo comune di quando magari vediamo un quadro fatto con due e dire lo sapevo fare, lo facevo anch'io. Ecco, non fatevi, prego, in musica lo stesso errore, perché quando comunque degli addetti ai lavori ascoltano questa roba e ne rimangono colpiti, vuol dire che, cioè, generalmente non ci facciamo colpire facilmente da qualunque cosa, insomma, anche perché ne ascoltiamo talmente tanta, un po' per piacere, un po' per lavoro, che ce ne avanzerebbe anche. Però quando ascolti una roba del genere dici, porca miseria, un'idea. È un'idea. Quegli elementi fondamentali alla base dell'idea devono essere colti dal cervello e devono essere organici, e noi riusciamo a coglierli, noi come tutti, ma cogliamo anche la capacità di mettere insieme una forma nuova. E questo è il punto. Una forma non è che qualsiasi forma, anche in disegno, sia in grado di suscitare una sensazione compiuta o un gradimento estetico compiuto. Ci devono essere degli elementi che anche nel suono, in questo caso anche nella musica, si tratta di musica, andiamo a riconoscere. E quindi mi raccomando, sperimentate, magari a ragion veduta, ecco. Però sperimentate, perché la sperimentazione è alla base della creazione del proprio linguaggio e della propria sonorità. Quindi ponetevi il dubbio di quale può essere il vostro apporto alla scena che state vedendo. Non necessariamente dovrà essere immediatamente il primo risultato la cosa più originale mai sentita, ma provateci. E noi ci vediamo alla prossima puntata di Cosa c'è sotto. Ciao.